Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, questa notte siamo rimasti fermi in quest'area sosta dove abbiamo un po' di corrente elettrica. Dopo un mese ne avevamo un po' di bisogno, dobbiamo caricare un po' le batterie. Siamo nella vecchia capitale di Fuerte, che si chiama? Betancuria. Adesso la andiamo a visitare. Il posto è molto calmo, molto tranquillo e dopodiché vedremo come si svilupperà la giornata. Venite con noi. Andiamo. Un fiore tra i fiori. Che colore bellissimo. Ecco Betty che arriva alla villa storica de Betancuria, che forse da questo segnale poteva anche essere la capitale storica di tutte le isole Canarie. Lanzarote, Fuerte, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, questo è El Hierro, Gomera. Oggi è domenica, è anche l'Immacolata e quindi in processione da luna di questa giornata ci sarà la Madonna che girerà il paese. Seicento anni di storia a Betancuria. È la città più antica delle Canarie. Il monumento de valorizzazione del prodotto pesquero. Questo evidentemente è un pescatore con la moglie a dorso di mulo che tornano verso il villaggio con i prodotti della propria pesca, che sono in questo zaino. La processione di Betancuria, della Virgen Immacolata di Betancuria. Due passi qui. Andiamo, Oretta.
E anche per quest'anno su Carletto è arrivato Natale. Buon Natale! Noi lo passeremo al caldo. E voi invece? Buongiorno a tutti! Buongiorno! Dopo 2 giorni passati nel bellissimo park e ringraziamo l'Aiuntamento di Petancuria per questo bel park e per averci fornito gratuitamente la corrente elettrica, lasciamo la vecchia capitale delle Canarie. Questa mattina abbiamo lavorato, avevamo degli incontri via call, quindi dovevamo assolutamente lavorare. Adesso è quasi mezzogiorno purtroppo, e però ogni tanto, ripeto, il viaggio non è una vacanza e noi durante il viaggio un po' di lavoro dobbiamo anche fare. Non siamo ancora in pensione, anche se Mauro vorrebbe esserlo presto. Io auspico. Comunque stiamo scendendo verso sud ancora, siamo in mezzo a queste bellissime montagne. Siamo al Mirador del Riscos de las Peñas, è pienissimo di scoiattoli, gli danno da mangiare i ragazzi con i fianco. Vengono a prendertelo in mano. Siamo arrivati a Pájara e, essendo periodo di Natale, guardate qua, hanno fatto un albero di Natale tutto all'uncinetto, spettacolare. E ci sono anche le signore che fanno l'uncinetto, adesso andiamo a vedere. Mauro prova a chiacchierare con una capra. Capra. Ce la farà il nostro eroe?
Eccoci che siamo arrivati nel villaggio di Ajuy. Siamo sul mare, lato ovest dell'isola di Fuerteventura, parcheggiato Carletto qui sulla foce del fiume e ora andiamo a vedere un paio di cose che sono Le cuevas. delle grotte. Il percorso è da fare a piedi, non molto lungo, andiamo a vederle assieme. E qui è uno dei pochi punti dell'isola di Fuerte che ha la sabbia nera, nerissima. Percorso della durata di circa 20 minuti e si arriva alla cueva. Il percorso è su queste scogli, su queste conformazioni stupende. Guarda che vortice questo. Guarda come gira. Quindi qui c'era una grotta sormontata da dei pilastri artificiali che hanno costruito perché veniva utilizzata per deporre le merci che poi attraverso questi pilastri venivano messi direttamente sulle navi. Qui era una sorta di deposito. Siamo in fondo a una delle cuevas, delle grotte. Qui sotto si intravedono le colonne utilizzate per lo scarico delle merci in mare, in quanto questa era una delle zone di mare più vicine alla vecchia capitale delle Canarie, che è Betancuria, che essendo al centro dell'isola non poteva avere sbocco sul mare, quindi questo veniva utilizzato proprio come scarico di merci che venivano trasportate nelle altre isole dell'arcipelago. Guardate questo spicchio di Africa che si è proteso verso ovest, ma questo è Africa, è un deserto questo. Guardate che bello. È un pezzo di Sahara che si è distaccato dal continente africano per creare le isole Canarie. Mamma mia, proprio sopra la Falesia siamo! Falesie spettacolari che fanno vedere la grandissima potenza dell'oceano. È un po' come essere sulla Luna, paesaggio desertico. Sulla Luna. Io e te sulla Luna? Noi due soli, non c'è nessuno finalmente? Oh, Un po' di silenzio, solo il mare e il siamo messi vento. da soli. Il vento mi porta via! Perché ti tieni i capelli? Perché volano!
arenaria scolpita dal vento e dal mare. Fantastica. Oh, ma chi troviamo qua? Bettina! Che ammira un tramonto dietro le nubi sulle scogliere di Arenaria. E oggi il mare è tranquillo. Pensate se fosse in tempesta. Sono cavoli amari. Questo rosso della sera ci vuole augurare una buona giornata per domani. Una buona serata soprattutto. Ahui! Il sole ormai è calato, noi tra poco ci ritiriamo. Abbiamo posteggiato nel greto del fiume sperando che stanotte non diluvi. Ad Aui! Che sembra più quando il lupo Aui!